Perché la tasca di questa gonna sembra essere nel posto sbagliato? Costruiamo la gonna a ruota lunga di Givenchy e scopriamo cosa succede quando la linea del fianco viene spostata verso il davanti. Partendo dalla geometria della ruota, costruiremo la struttura completa del modello, controlleremo lo sbieco e integreremo la tasca senza alterare l'equilibrio della gonna. La costruzione parte da un quadrato di lavoro di 100 per 100 cm, sufficiente per contenere una gonna lunga. Lavoriamo su un quarto della ruota. La misura vita è di 68 cm, aggiungiamo 2 cm di vestibilità e otteniamo una circonferenza vita complessiva di 70 cm. Per determinare il raggio utilizziamo la formula della circonferenza. 70 diviso 6,28 uguale 11,14 cm. Dal vertice del quadrato riportiamo il raggio sul lato orizzontale, sul lato verticale e sulla diagonale. Utilizzando questi tre punti costruiamo l'arco della vita, facendo passare la curva attraverso il punto della diagonale. Verifichiamo che l'arco corrisponda a un quarto della misura vita e che termini con un angolo retto sui due lati del quadrato. Questo controllo garantisce continuità geometrica quando la ruota verrà completata. Dall'arco della vita riportiamo la lunghezza della gonna. In questo modello utilizziamo una lunghezza di 75-80 cm. Riportiamo la misura sul lato orizzontale, sul lato verticale e sulla diagonale. Con la stessa procedura utilizzata per la vita costruiamo il secondo arco, che rappresenta l'orlo della gonna. Anche in questo caso controlliamo la continuità della curva e la corretta perpendicolarità nei punti di incontro con i lati del quadrato. La struttura della ruota è ora definita. Nella gonna circolare, la diagonale coincide con la direzione di massimo cedimento del tessuto. Per limitare l'allungamento dell'orlo, interveniamo quindi sulla linea dello sbieco. In questo esempio il tessuto è un popelin, quindi relativamente stabile. Riduciamo la lunghezza sulla diagonale di circa 1,5 cm. Posizioniamo un nuovo punto sulla diagonale e ricostruiamo l'arco dell'orlo, facendolo passare per questa nuova posizione. La correzione permette di controllare il cedimento naturale che si manifesterà durante l'assestamento del capo. Terminata la modifica, verifichiamo nuovamente la regolarità dell'orlo e la continuità delle linee. Eliminiamo le porzioni inutili del quadrato di costruzione. Il pezzo ottenuto rappresenta un quarto della ruota completa. Questa forma costruisce la base di tutto il modello e verrà utilizzata sia per il davanti che per il dietro. Duplichiamo ora il primo quarto e lo ribaltiamo. Otteniamo così la metà davanti e la metà dietro. A questo punto possiamo iniziare a leggere la posizione reale degli elementi strutturali. Nel modello originale la tasca non si trova esattamente sulla linea del fianco. L'apertura risulta leggermente avanzata verso il davanti. Per ottenere questo comportamento interveniamo direttamente sulla posizione del fianco. Sul punto vita del davanti misuriamo 3,5 cm a partire dalla linea del fianco. Da questo punto tracciamo una linea fino all'orlo. Con lo strumento taglia otteniamo una porzione che andremo a trasferire dal davanti al dietro. Questa operazione modifica la posizione del fianco senza alterare il volume complessivo della ruota. Il nuovo fianco risulta avanzato verso il davanti e consente di posizionare la tasca in modo più naturale. Manteniamo una tacca nella posizione originaria del fianco per conservare il riferimento strutturale durante il montaggio della cintura. La tasca viene sviluppata direttamente sul davanti. Partendo dalla nuova linea del fianco, individuiamo una lunghezza di circa 26 cm. Questa misura definisce l'estensione dell'apertura. Poiché la tasca deve essere funzionale e non solamente decorativa, dovremo sviluppare una profondità laterale reale compresa tra i 10 e i 12 cm. Sul punto vita posizioniamo un secondo riferimento a circa 5 cm dal fianco. Uniamo i due punti e trasformiamo la linea in una curva. La parte superiore rimane più controllata, mentre la parte inferiore assume una forma morbida, tondeggiante, che facilita l'ingresso della mano. La profondità interna complessiva della tasca raggiunge circa 25 cm. L'apertura della tasca non arriva direttamente fino al punto vita, lasciamo quindi chiusi i primi 3,5 cm. Questa soluzione mantiene più pulita la linea superiore del fianco della gonna e permette di utilizzare la cintura come elemento di sostegno della tasca. L'ingresso della mano inizia quindi leggermente sotto il punto vita. L'apertura finita della tasca misura 17,5 cm. Per ottenerla,
Ci rialziamo di 5 cm dal punto individuato a 26 cm sulla linea del fianco. Questo tratto chiuso contribuisce a sostenere il sacco tasca, mantenendolo controllato all'interno della struttura della gonna. Da davanti ricaviamo il sacco tasca. La forma viene duplicata e utilizzata per costruire le due profondità necessarie al montaggio. Nel dietro integriamo parte del sacco tasca direttamente nella struttura del pannello. Questa soluzione elimina cuciture non necessarie e riduce gli spessori nella zona del fianco. Verifichiamo che tutte le linee coincidano correttamente e aggiungiamo le tacche di riferimento per il montaggio. Indichiamo la posizione della tasca attraverso tacche e punti interni. Le tacche identificano l'inizio dell'apertura, la fine dell'apertura, la posizione del sacco tasca e il riferimento del fianco. Inseriamo inoltre due punti interni che serviranno come riferimento di montaggio. In produzione, questi punti vengono generalmente trasferiti come fori. Per evitare che risultino visibili all'esterno del capo, vengono posizionati leggermente all'interno dell'area cucita. Questi riferimenti permettono di bloccare correttamente il sacco tasca durante l'assemblaggio. Il sacco tasca viene prima applicato al davanti e successivamente viene ribaltato verso il dietro. I punti interni guidano la posizione esatta di fissaggio. La parte superiore della tasca viene ancorata alla cintura. Questo accorgimento impedisce alla tasca di deformarsi o di scendere all'interno della gonna durante l'utilizzo. L'apertura rimane pulita e il volume della ruota non viene alterato. Una volta completata la costruzione della tasca, eliminiamo le linee guida non più necessarie. Manteniamo soltanto i riferimenti indispensabili alla confezione, tacche, punti interni, posizione della tasca e il riferimento del fianco reale. Ora che la struttura della gonna è definita, passiamo alla costruzione della cintura. Nel modello originale la cintura presenta un'altezza contenuta, compresa tra 2 e 2,5 cm finiti. La sua lunghezza deriva dalla misura della circonferenza vita comprensiva della vestibilità, nel nostro caso 68 di vita più 2 cm di vestibilità, ottenendo una lunghezza totale di 70 cm. Costruiamo quindi il rettangolo della cintura e riportiamo tutti i riferimenti strutturali del modello, centro davanti, centro dietro e linea dei fianchi. Trasferiamo inoltre le posizioni della tasca, così da mantenere la corretta corrispondenza tra la cintura e l'apertura sottostante. Questa suddivisione garantisce una distribuzione uniforme della vita e facilita il montaggio durante la confezione. Completata la costruzione dell'esterno cintura, duplichiamo il cartamodello per ottenere anche l'interno cintura. Le due parti avranno la stessa struttura e condivideranno tutti i riferimenti di montaggio. Definiamo infine le cuciture tra cintura e punto vita della gonna e procediamo con la simulazione. La verifica finale ci consente di controllare l'allineamento dei riferimenti, il corretto posizionamento della tasca e l'equilibrio complessivo del modello sul corpo. A questo punto, tutte le parti del cartamodello sono pronte per essere duplicate e assemblate. Procediamo con la simulazione delle cuciture. Uniamo i fianchi, uniamo le profondità del sacco tasca, manteniamo aperta la porzione destinata all'ingresso della mano. Successivamente, fissiamo la parte superiore della tasca al punto vita e completiamo le cuciture interne di bloccaggio. La simulazione ci permetterà di verificare la corretta apertura della tasca, la stabilità del sacco tasca, la regolarità dell'orlo, il comportamento dello sbieco, l'equilibrio complessivo della ruota. La struttura finale mantiene una distribuzione radiale del volume e una caduta continua lungo tutta la circonferenza. La correzione dello sbieco controlla il comportamento dell'orlo, mentre lo spostamento del fianco porta la tasca verso il davanti, senza alterare l'equilibrio della gonna. Il risultato è una gonna circolare lunga, con volume uniforme, orlo controllato e apertura a fessura perfettamente integrata nella struttura del modello. La tasca non era nel posto sbagliato, è la linea del fianco ad essere stata riprogettata. È questo che distingue una scelta decorativa da una scelta strutturale. Nel metodo Morphocode, ogni modello viene letto partendo dalle relazioni che generano la forma, e nel prossimo progetto ne analizzeremo un'altra. Ci vediamo nel prossimo Morphocode.